Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche generali per la seconda metà di maggio 2024. Amici dei pesci, abbiamo la carta degli amanti. Bene, quindi si parla di amore, non necessariamente deve essere l'amore di coppia, può anche essere amore per se stessi, sta di fatto che è amore. Ho sentito la parola volontariato, quindi può essere che qualcuno inizi a dare semplicemente amore a qualcuno che ne ha più bisogno senza necessariamente aspettarsi qualche cosa in cambio. Bene, andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il link per le previsioni del 2024 e per i corsi gratuiti presenti sul canale. Vi ricordo che queste sono letture generiche, possono riguardare la famiglia, il lavoro, le relazioni di coppia, l'evoluzione spirituale. Io vi dirò qual è il movimento energetico più importante e poi vi darò come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Le letture di single, relazioni, lavoro e finanza sono già online e le trovate nelle playlist scorrendo in basso col dito, sia nella sezione, nell'elenco dei video pubblicati piuttosto che nella sezione dell'oroscopo mensile. E come integrarle con questa lettura lo spiego in quella famosa guida che trovate sotto nella descrizione del video. Va bene, certe volte mi sembra di parlare tantissimo. E in effetti sì, è vero. Allora, 7 di coppe, re di spade, 5 di pentacoli, 10 di coppe, eremita, 3 di coppe e luna. Mm. Ho la sensazione che si tratti di una relazione di coppia, un po' perché ci sono gli amanti qui, un po' perché vedendo le carte pare essere così, però andiamo poi a vedere con i mini tarocchi tutte le sfumature del caso. Diciamo che si parte da una sorta di apertura di possibilità con questo 7 di coppe. Ci sono come tante idee, tante cose che si vorrebbero, potrebbero anche essere tanti obiettivi o tante porte che si sono aperte o che si stanno per aprire. Ripeto, il quando si manifesta il movimento energetico dipende dalla decade in cui siete nati e lo spiego nella guida. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Regina di pentacoli e 2 di spade. Potrebbero essere occasioni materiali quelle che si aprono. Andiamo a vedere il re di spade. Mm. Ragazzi, qui ho la sensazione, perché ce l'ho avuta dall'inizio, che ci sia questo re di spade che potrebbe essere un capo piuttosto che la persona di interesse o il partner. Allora, se fosse il partner o la persona di interesse, meglio detto, ho come l'idea che potrebbe essere una persona già sposata, una persona che ha già una sua vita, una sua realtà. Se fosse un capo, beh, la vedo un po' più positiva, nel senso che ho come la sensazione che potrebbe arrivare qualche tipo di premio, di aumento di stipendio, di
Anche nuovo contratto con un 10 di pentacoli. Andiamo a vedere il 5 di coppe. 7 di pentacoli e la luna. Io credo che vi sentiate un po' bloccati in un certo tipo di situazione, può essere contrattuale, può essere relazione a tre, che non vediate tante alternative. È come se all'inizio no, fosse tutto wow, guarda che cosa si può fare, o possiamo fare questo, possiamo fare quell'altro. Poi arriva come una sorta di accordo. Nel caso fosse il partner, potrebbe essere il discorso del guarda che io comunque ho già una relazione, ho già una famiglia, ho un ex, ci stiamo lasciando, quello che vi raccontano, sta di fatto che c'è una terza persona. E difatti qui abbiamo un 10. Andiamo a vedere il 10 di coppe. È come se ad un certo punto vi metteste in una situazione di stand-by e di ombra, perché qui la luna la sento proprio come paura, perché è associata al 5 di coppe, come paura, la sento come vedere tutto nero, la sento come mm, una sensazione di insicurezza. Allora abbiamo un fante di spade per il 10 e un re di coppe. Mm. E ho la sensazione che qui il problema sia l'obiettivo comune, perché è come ci fossero tanti obiettivi ma dispersi. Vi faccio un esempio. Le cose di cui magari avete parlato con questa persona potrebbero essere, non lo so, faccio l'esempio romantico piuttosto che quello lavorativo. Ehm, Potremmo andare in montagna questo fine settimana, il prossimo potremmo andare al laboratorio di cioccolato, quello dopo ancora potremmo andare al corso di ceramica, ma non c'è un reale obiettivo comune del tipo, ok, ma stiamo insieme, costruiamo qualcosa insieme o viviamo di fine settimana? Ecco un po' quello lo stile. E se fosse una questione di lavoro lo stesso, potremmo fare questo, potremmo fare quell'altro, però poi alla fine... Ma lì la vedo un po' meglio, perché in realtà questo 10 di pentacoli, se fosse una questione lavorativa per voi, ha un'aria di abbondanza economica, soldi che arrivano, contratti, accordi, partecipazione all'interno di un gruppo. Andiamo a vedere l'eremita. Re di spade, che avete già qui. Che interessante. Il re di spade è la figura più mentale che ci possa essere. E poi abbiamo un asso di... Uh. Ragazzi, questo non risuonerà per tutti, ma una cosa che ho visto adesso potrebbe arrivare una gravidanza non desiderata, eh? Fate attenzione se non è quello che volete. Ritornando al re di spade e all'asso di coppe, questa è la carta più amorevole, più di cuore, rappresenta il quarto chakra che ci sia, e questa invece è la carta in assoluto più mentale che possa esserci tra le figure. Ho come l'idea che dobbiate, o meglio, nella quarta settimana di maggio abbiate come bisogno di prendervi un momento per voi per capire qual è la vostra verità e che cosa provate voi nei confronti di questa persona, nei confronti della situazione, nei confronti di queste regole o contratto che potrebbe essere. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Ruota della fortuna e asso di denari. Voglio andare a vedere anche la luna? No, queste sono troppe. Niente, devono cadere. Va bene, allora le tiro. Re di bastoni, 8 di pentacoli, forza, amanti, 9 di spade, 3 di coppe.
Allora, ho proprio l'idea che qui le cose, sì, farete come un'autoanalisi, un'introspezione, una ricerca anche in base alle esperienze del passato per cercare di capire come poter integrare tutto, ma ho come l'idea che alla fine le cose non cambieranno molto, ragazzi. Cioè, nel senso, probabilmente accetterete questa situazione a tre. Abbiamo due volte il tre di coppe. Se invece fosse una situazione lavorativa, devo dire che anche qui le cose non cambieranno molto. Sì, magari inizierete a vedere le cose da un'altra prospettiva, però, ripeto, cose non cambiano. C'è questo inizio che non sto dicendo che sia negativo, fate attenzione. Non ci sono carte negative qua in realtà, se così si può parlare di carte negative, però, perché sono sempre carte trasformative. Io ho come la sensazione che qualcuno qui abbia la paura di perdere il treno e che quindi non sia completamente magari chiara la situazione dove va, però per paura appunto di prendere il treno si accetta comunque questa situazione. Che se fosse da un lato lavorativo non la vedo male, nonostante le vostre paure, anzi con questo 3 di coppe ci potrebbero essere dei festeggiamenti, vi dirò. Qui c'è anche una carta di lavoro, quindi potrebbe per qualcuno essere che si tratti di, sì, di andare avanti nel lavoro, perché qui è come se iniziasse un nuovo progetto e qui lo vedo che va avanti in collaborazione, però siete voi che secondo me con questo 9 di spade ricordate il 5 di coppe, come se ci fosse un'occasione che avete paura di perdere o che avete già perso, perché qua ce ne sono tante e non si possono prendere tutte. Difatti qua c'è un bivio, una scelta da dover effettuare. Vi dirò, la carta degli amanti parla anche di scelta, che normalmente è la scelta per amor proprio, e io credo che abbiate l'eremita proprio perché dovete capire qual è la cosa giusta per voi. Vi dico, la carta del re di spade fa anche riferimento ad una guida, che in questo caso potrebbe sì essere una guida psicologica, cioè uno psicologo, uno psichiatra. Gli psichiatri non lavorano solo con i matti, come si pensa o si pensava erroneamente un po' di tempo fa. Hanno una visione un po' diversa, molto più approfondita rispetto agli psicologi. Comunque, e potrebbe anche essere un avvocato, ok? Quindi può essere che qui qualcuno abbia bisogno di iniziare questo tipo di percorso, magari affiancato da una persona che vi sa consigliare, che vi sa guidare. Andiamo a vedere Osho che cosa dice. Comunque ho come la sensazione che perché abbiamo due carte di famiglia qui, no? O di gruppo aziendale, vedetela come vi vibra di più. Però qua è come se ci fosse una sorta sì di concretezza, ma è come se non ci fosse un'unione. Si è un po' tutti nel controllo probabilmente, c'è bisogno di sviluppare questo re di coppe, questa accoglienza, quest'unione di squadra, fare, non so, creare un vincolo di squadra, una cosa del... Guardate, anche questa carta è un 4 di bastoni, ma si chiama partecipazione perché parla di qualcuno che partecipa in un gruppo grande. Può essere un gruppo, una multinazionale per qualcuno, o se fosse la questione romantica può essere il creare una famiglia grande. Beh, in questo caso, visto che uno dei due ce l'ha già, una famiglia potrebbe essere una famiglia già grande e quindi non volerla aumentare. E poi abbiamo la morale e qui risuona un pochettino questo re di spade. Quello che è giusto, quello che è sbagliato, quello che io reputo giusto, quello che è giusto o sbagliato secondo la società, secondo il buon costume, il vivere comune.
È come se ci fosse un'energia del tutti insieme si fa in questo modo. Qui bisogna capire se si vuole stare nell'insieme o se si riesce, se si è capaci, perché magari uno vuole, ma poi è talmente indipendente che non riesce, per esempio, a fare un lavoro da dipendente, no? Ci sono anche quelle persone. Però ragazzi, si tratta semplicemente di lasciarvi indietro la preoccupazione di certe cose che in realtà non è detto che succedano. Qui è come se ci fosse un velo di paura, magari perché non conoscete tutta la situazione al 100% o perché appunto sono già successe cose o perché avete paura di quello che potrebbe dire la gente o cose di questo genere, però ehm, vi dico, qui c'è qualche cosa a livello karmico che potreste dover imparare e soprattutto con la carta degli amanti si può trattare di una scelta per amor proprio. Io non dico che la sensazione è quella che rimaniate lì dove siete e che questo vi serve per fare questa sorta di introspezione. Il Re di Spade ce l'avete anche qui, eh? L'analisi, la programmazione, il tagliare quello che non serve più, il creare delle regole da seguire. Ehm, Però tenete presente che è sempre vostra la scelta se dire di sì a quello che entra nella vostra vita o dire no, questo non è per me, io scelgo per amore di me stesso. Andiamo a vedere una carta dei semistellari. Anche se qui ho come la sensazione, se fosse la relazione a tre, che qualcuno, come vi dicevo prima, sì, per paura di perdere quel po' che dà la persona o quel tipo di possibilità che si sono create prima, si tenderà a rimanere in quella situazione nonostante tutto. Però fate attenzione perché con la luna sono proiezioni, con il 7 di coppe anche. Se per caso questa persona vi ha parlato di progetti, di famiglia, di futuro, di figli, ma poi viene fuori che per X motivi tira indietro, ma no, ma adesso non si può fare, non ci sono i soldi, io ho un'altra famiglia, quel progetto ci sono delle leggi che impediscono di farlo, o cose per lo stile, cioè prima ti buttano l'amo e poi quando voi vi fate i vostri pensieri tirano indietro. Ecco, qui sento che ci sarà un momento di introspezione e una sorta di scelta, non so se consapevole o no, non credo perché è dettata dalla paura, però comunque ci sarà come una sorta di scelta di rimanere in quella situazione lì pur di non perderla. Quindi secondo me questo è un periodo dove mm, vedrete certe dinamiche, elaborerete certe dinamiche inerenti a voi stessi e al vostro amor proprio. Quanta importanza vi date rispetto a quello che date agli altri? Scelta, effettivamente, è la stessa energia della carta degli amanti. Rimanendo cosciente dei tuoi pensieri o nei tuoi pensieri, guiderai il tuo viaggio nella direzione della scelta, i pensieri. Fate un'analisi dei pensieri. Guardate, nella sezione degli abbonamenti sto pubblicando proprio adesso dei video che riguardano le credenze limitanti, come trovarle, poi andremo a vedere anche come elaborarle. Perché molte persone non si rendono conto che effettivamente hanno delle credenze, dei modi di pensare che creano blocchi. E qui abbiamo creazione e qui lo vedo con questi due assi perché effettivamente inizia qualche cosa di nuovo, inizia un nuovo periodo. Essere creativi è un bellissimo modo di oltrepassare e sviluppare sì, sviluppare si potrebbe usare. Ehm, la tua anima creativa senza limiti. Non so se l'ho tradotto in un modo che si capisca in italiano. Allora, essendo creativi, essere creativi è un bellissimo modo, sì, di far sviluppare
e di far volare, mi viene da dire, ehm, la vostra anima, la creatività della vostra anima. Va bene, spero che abbiate capito, ragazzi. Bene, amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo comunque sapere nei commenti come vi è vibrata. Se volete supportare il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e per iniziare un percorso di crescita con me vi basterà abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!